Prendiamo una frase comparativa semplice come Milano è più grande di Bologna. Bologna è un nome, ma al posto di Bologna posso mettere un'intera frase con un verbo e posso dire per esempio Milano è più grande di quanto immaginassi. Queste sono le proposizioni comparative e sono le frasi di cui parliamo in questo video. Benvenuti o bentornati, sono Raf. Le proposizioni comparative non sono semplicissime perché ci sono diverse possibilità, soprattutto per quanto riguarda il verbo, perché lo possiamo trovare al congiuntivo, all'indicativo o al condizionale. Prima spiegherò velocemente la struttura di queste frasi e poi vedremo più da vicino il modo e il tempo del verbo. In questo video parlo solo delle comparative di ineguaglianza, quelle cioè in cui qualcosa è più o meno di qualcos'altro. Quelle invece in cui abbiamo due cose uguali fra loro le lascio per un altro video. Per collegare i due termini di paragone in queste frasi ci sono diverse possibilità, ma le più comuni sono sicuramente di quanto e di quello che. In molti casi il significato è lo stesso, non proprio sempre, ma in molti casi sono intercambiabili. Per esempio posso dire spendono più di quello che guadagnano o spendono più di quanto guadagnano. Il significato è lo stesso. Altre possibilità un po' meno comuni per collegare i due termini di paragone sono di come e di quando. In generale possiamo dire che di come si usa quando si vuole sottolineare il modo. Per esempio, Anna è più alta di come me la ricordavo, mentre di quando si usa in genere quando c'è un cambiamento nel tempo. Anna è più simpatica di quando era giovane. Naturalmente in tutte queste frasi si può usare meno al posto di più. La struttura è esattamente la stessa. Ma per quanto riguarda la struttura non c'è niente di particolarmente complicato. Vediamo quindi i verbi, che sono un po' più complicati perché, come ho detto, troviamo frasi con il congiuntivo, con l'indicativo o con il condizionale. Cominciamo dal condizionale perché è il caso più chiaro. Si usa il condizionale quando si vuole sottolineare che il secondo termine di paragone esprime un'ipotesi. Quest'anno giocherò sicuramente con la maglia dell'Udinese. Posso giocare molto di più di quanto farei in una grande squadra. Praticamente è come un mezzo periodo ipotetico, cioè di quanto farei in una grande squadra significa di quanto farei se giocassi in una grande squadra. Eliminiamo se giocassi e rimaniamo con il condizionale. In questo caso si tratta naturalmente di un condizionale presente. Ho un esempio anche con il condizionale passato. Anche lui è implicato a suo modo in quella tragedia, molto più di quanto avrebbe mai potuto pensare. In questo caso, a me sembra che il condizionale passato esprima il futuro nel passato, di cui ho già parlato in un altro video. Cioè, si parte da un punto nel passato e si dice di quanto avrebbe mai potuto pensare, cioè da quel momento nel passato in poi. E quel mai indica praticamente un tempo infinito, cioè da quel punto nel passato fino all'eternità, che significa che è una cosa impossibile da pensare, impossibile da immaginare. Quindi questo è l'uso del condizionale nelle proposizioni comparative. Non è molto comune. Sono molto più comuni invece il congiuntivo e l'indicativo. Cominciamo subito col dire che il modo più comune è il congiuntivo. Vediamo alcuni esempi. La villa aveva una facciata stretta che la faceva apparire più piccola di quanto non fosse. Quel non fosse non è una negazione. Magari ne parlerò meglio in un altro video. Si chiama non espletivo. Dire più piccola di quanto non fosse è come dire più piccola di quanto fosse. Non c'è assolutamente differenza fra queste due frasi. Comunque, lasciamo perdere il non. Il verbo è un congiuntivo imperfetto. Questo invece è un esempio con il congiuntivo presente.
per i biancocelesti l'Europa League rappresenta un obiettivo molto più importante di quanto non si possa pensare. E anche in questo caso abbiamo quel non espletivo. In questo caso comunque è un congiuntivo presente. E naturalmente ho trovato anche un esempio con il congiuntivo passato. L'avvento dell'email ha generato più carta di quanta ne abbia fatta risparmiare. In tutte queste frasi quindi abbiamo un congiuntivo, diversi tempi ma sempre il congiuntivo. Vediamo un esempio con l'indicativo, che è poi quello che ho usato all'inizio. Spendono più di quello che guadagnano. Perché in questa frase si trova l'indicativo e nelle altre il congiuntivo? Vediamo cosa dice la grammatica Treccani che si trova online. Il modo indicativo è oggi usato solo quando il paragone riguarda due eventi o fatti reali. Quando invece il processo principale, paragonato a un'aspettativa irrealistica del parlante, è di regola il congiuntivo. Va benissimo, ma il problema è che non è sempre così semplice stabilire che cosa è un fatto reale e che cosa invece è un'aspettativa irrealistica. Prima abbiamo visto l'esempio, spendono più di quello che guadagnano. In questo caso sembra abbastanza chiaro che stiamo parlando di due fatti, quello che spendono e quello che guadagnano. Ma in quell'altro esempio che abbiamo visto, l'avvento dell'email ha generato più carta di quanta ne abbia fatta risparmiare. Abbiamo un congiuntivo. Eppure io direi che anche in questo caso stiamo parlando di due fatti reali, cioè quanta carta ha generato e quanta ne ha fatta risparmiare. E allora perché c'è il congiuntivo? Il mio consiglio quindi è di non seguire troppo questa regola, non perché sia sbagliata, assolutamente no, ma perché se ogni volta ci mettiamo a pensare se stiamo parlando di un fatto reale o di un'aspettativa, non ce ne usciamo più, diventa difficilissimo e ci blocchiamo. Non sappiamo più se dobbiamo usare il congiuntivo o l'indicativo. E infatti, se confrontiamo quello che abbiamo appena letto sulla grammatica Treccani con quello che dice Luca Serianni nella sua grammatica, vediamo che questi due paragrafi sono molto simili, ma nella grammatica di Serianni non c'è questo riferimento ai fatti. E la cosa che invece hanno in comune è che tutti e due parlano di una differenza di registro. E questa, secondo me, è la cosa fondamentale. Nella grande maggioranza dei casi, la differenza fra congiuntivo e indicativo è una differenza di registro, cioè il congiuntivo è più formale, l'indicativo è meno formale. Attenzione, meno formale non significa sbagliato. L'uso del congiuntivo crea sempre un po' di problemi. Quando si deve usare assolutamente, quando si può non usare. Ci sono casi in cui dobbiamo usare il congiuntivo. Per esempio, se dico se fossi in te, ecco, non direi mai se ero in te. Questo è uno dei casi in cui il congiuntivo è proprio necessario e va usato. Ma con le proposizioni comparative, nella maggior parte dei casi io direi che l'indicativo è sicuramente accettabile. Se invece di sentire la villa aveva una facciata stretta che la faceva apparire più piccola di quanto non fosse, io sento la villa aveva una facciata stretta che la faceva apparire più piccola di quello che era, per me va benissimo, non chiamo la polizia della grammatica. Oppure se invece di leggere l'avvento dell'email ha generato più carta di quanta ne abbia fatta risparmiare, se io leggo l'avvento dell'email ha generato più carta di quanta ne ha fatta risparmiare, non avrei assolutamente niente da dire. E anche quando abbiamo un chiaro caso di un'aspettativa che poi non si verifica, cioè il tipico caso del congiuntivo, Milano è più grande di quanto credessi, Milano è più grande di quanto credevo, direi che la prima frase è sicuramente più bella, magari più raffinata, ma direi che la seconda frase è accettabile. Quindi con le proposizioni comparative fra congiuntivo e indicativo non c'è tanto una differenza di significato quanto di registro. L'indicativo è più informale, ma come abbiamo visto non è sbagliato. Grazie a tutti per avermi seguito, se ti è piaciuto il video lasciami un bel pollicione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!